Salve a tutti e bentornati. Riprendiamo con i video dopo questa pausa estiva e lo facciamo andando a vedere un plugin molto interessante e made in Italy. Il plugin di cui voglio parlarvi è questo. La piccola azienda che l'ha prodotto si chiama APFX ed è un'azienda lombarda e il plugin si chiama Primo, probabilmente proprio perché è il loro primo plugin. Ma devo dire che per essere il primo hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Come vedete, tra l'altro costa anche abbastanza poco, a prezzo pieno è 29,90 €, al momento in offerta a 17,94 €, quindi davvero un prezzo molto onesto per quello che offre, e fra poco vedremo che non è affatto poco. Tra l'altro, oltre al plugin per Windows e Mac, c'è anche la versione per iPad che è totalmente gratuita invece, quindi se avete un iPad potete andare a scaricarla direttamente. Invece per PC e Mac è disponibile anche una demo che ha tutte le funzioni attive, però ogni tot secondi vi fa sentire un rumore bianco abbastanza fastidioso tra l'altro, ma diciamo che comunque per provarla va più che bene. Ed eccolo qua, si presenta così, con un'interfaccia, devo dire, fatta molto bene e anche molto intuitiva, perché vedete che non ci sono tantissimi controlli e già a prima occhiata si capisce subito cosa fanno. Come potrete intuire, questa sezione qua in alto rappresenta un amplificatore a due canali, infatti vedete che qua dice channel 1 e channel 2 sulla destra, e con questo tasto al centro potete andare a switchare fra i due. Il canale 1 è il canale pulito, mentre il 2 è quello distorto. In ognuno di questi trovate dei controlli indipendenti di gain, volume e un equalizzatore a tre bande e praticamente niente di più. A vederlo così potreste pensare che è un plugin abbastanza spartano, però se andiamo a vedere la descrizione sul loro sito scopriamo che questo amplificatore è stato creato con l'ausilio di un neural network, ovvero con l'intelligenza artificiale, ma non è la solita cattura che magari troviamo in altri plugin e che possiamo fare noi stessi. Infatti in questo plugin la manopola del gain, almeno se ho capito bene, va ad interpolare tra tante diverse catture dello stesso amplificatore, fatte anche con settaggi del tone stack diverse una dall'altra. In sostanza ogni singola posizione del potenziometro del gain corrisponde ad un settaggio ben preciso sull'amplificatore e scelto con cura dai creatori di questo plugin per farlo suonare al meglio. L'amplificatore in questione non è specificato quale sia, hanno solo detto che è un ampli boutique fatto in Italia, quindi diciamo io ho i miei sospetti su cosa possa essere, però magari ditemi anche voi appena lo sentirete secondo voi di cosa si tratta, ma in realtà loro hanno scelto di non svelarlo anche per far capire la filosofia con cui è stato sviluppato questo plugin, che è quella di offrire un'esperienza molto semplificata e che non porti l'utente a distrarsi tra 1000 opzioni e 1000 scelte, non offrendo quindi decine o centinaia di amplificatori come tanti altri plugin, ma focalizzandosi soltanto su uno che però è in grado di produrre una vasta quantità di suoni e di sfumature, e soprattutto fare in modo che l'utente si focalizzi sul suono più che sui nomi degli amplificatori o degli effetti usati. E infatti oltre all'amplificatore offre anche vari effetti abbastanza semplici anche questi, ma anche tante altre funzioni interessanti e che difficilmente troviamo nella maggior parte dei plugin. Comunque, bando alle ciance, andiamo a sentire e a vedere come funziona. Allora, come dicevamo, il canale 1 è il canale pulito. Andiamo a sentire come suona.
Sentite, mettendo il gain al massimo si arriva quasi ad un break up molto leggero. Poi se andiamo a cliccare qua sotto, intanto vabbè troviamo un tuner che fa sempre comodo. Poi abbiamo la sezione pre, ovvero quella relativa al compressore, overdrive e la selezione delle IR. Il compressore è molto semplice, infatti ha soltanto una manopola. Andiamo a sentire come suona sul pulito. Come sentite dà anche un notevole boost sul volume. Avendo un solo controllo magari avrebbe fatto comodo se ci fosse stata una compensazione automatica del volume del compressore, ma purtroppo non c'è, però magari la aggiungeranno in futuro, visto che comunque questa cosa è già presente nel controllo del gain. Infatti vedete che se vado a variarlo il volume di uscita in realtà cambia pochissimo. Andiamo a sentire anche l'overdrive, che penso sia basato su un tube screamer o qualcosa di simile, visto che si percepisce chiaramente quel tipico suono nasale bussato sulle medie. Andiamo a sentire anche il distorto come suona. Sentite anche come si ripulisce molto bene. Entrambi i canali, devo dire, sono molto dinamici e hanno anche una bella botta sulle basse.
Mi piace anche proprio il feel sotto le dita, e anche per questo sono rimasto abbastanza stupito da questo plugin, perché nonostante sia abbastanza semplice, sia stato prodotto da una startup, quindi da un'azienda nuova, devo dire che si tirano fuori dei suoni che davvero non hanno niente da invidiare a plugin e macchine molto più costose. Inoltre sono incluse anche 5 IR della Choptones, che devo dire si sposano molto bene con questo tipo di suoni che si possono produrre con questo plugin. Andiamo a sentirle un po'. Allora, poi vedete che da qua sotto si possono anche andare a settare un low cut e un high cut che si accendono, spengono premendo su questi simboletti, e da qui andiamo a settare anche le frequenze di taglio. A differenza di quanto avviene di solito, questi filtri non sono posizionati entrambi nella cassa, quindi dopo l'amplificatore. Il low cut invece è posizionato prima dell'amplificatore, e questa secondo me è una scelta anche molto intelligente, perché con low cut prima dell'amplificatore si riescono a ripulire molto di più le basse frequenze e quindi avere delle basse più tight, tra virgolette, più secche insomma, e meno impastate, che aiuta molto con suoni moderni dove servono dei palm mute molto definiti. Poi sempre in basso ma sulla sinistra troviamo anche un noise gate che si attiva da questa icona a forma di rubinetto, e da qua andiamo a settare la nostra soglia. Vedete che comunque già con la mia chitarra almeno già al minimo, e con la soglia al minimo, il rumore sparisce completamente. Devo dire che nonostante anche questo sia molto semplice, c'è assolutamente un controllo, funziona molto bene. Infatti vedete che l'attacco è immediato, quindi non si sentono quegli artefatti tipici di alcuni noise gate, e anche il rilascio è molto veloce, infatti non si sente quasi nessuna coda di rumore, se non quando magari faccio qualche rumorino io con le corde, però solitamente questo si risolve alzando un altro po' la soglia. Allora, in realtà un po' di coda si percepisce, ma è veramente brevissima, niente di veramente fastidioso. Poi, sempre attraverso questi tasti, passiamo all'altra sezione, che è quella relativa agli effetti di modulazione. E qui troviamo un chorus che è basato sul tri-chorus, quindi ci possiamo aspettare dei suoni in stile anni 80. Andiamo a vedere se è vero. Attraverso questo tastino possiamo andare a settarlo in mono pre, come è settato adesso, oppure in mono post, cioè sempre mono ma messo dopo l'amplificatore. Sentiamo se cambia qualcosa, magari col pulito non tanto. E poi sicuramente cambia se lo settiamo in stereo, sempre tramite questo tastino.
Poi abbiamo un phaser che non c'è scritto su cosa sia basato, quindi penso sia un phaser generico, però sia per il chorus che per il phaser con questi 3 semplici controlli si riescono ad ottenere tanti suoni diversi. Andiamo a sentire come suona. Anche questo lo setterò prima in mono pre, poi in mono post e poi in stereo e sentiremo le differenze. Vedete che con il distorto la differenza tra pre e post si sente molto di più, come prevedibile. Poi, oltre alle modulazioni, troviamo anche un delay e un riverbero. E già solo questi 2 effetti per me valgono il prezzo del plugin, perché sia il riverbero ma soprattutto il delay sono veramente molto belli. Il riverbero ha semplicemente il controllo del volume ed è un riverbero di tipo plate. Sentiamo come suona. Il delay invece secondo me è l'effetto più interessante. Anche questo diciamo ha controlli abbastanza basilari, infatti troviamo soltanto volume, feedback e 2 manopole che servono per settare il tempo delle ripetizioni, cioè la suddivisione ritmica e i BPM. Oltre a questo troviamo anche 2 modalità, infatti da questo tasto si può andare a cambiare tra un delay digitale e uno analogico e poi tramite questo tasto possiamo scegliere se il delay è mono o stereo. Mono sarà appunto monofonico, quindi con tutte le ripetizioni al centro, mentre settandolo su stereo diventerà sostanzialmente un delay ping pong, quindi sentiremo le ripetizioni che si spostano da sinistra a destra. Poi sia sui delay che sul riverbero si può attivare anche lo spillover attraverso questa icona a forma di gocce d'acqua. Così facendo, in sostanza, quando andiamo a accendere o spegnere il delay e il riverbero, sentiremo le code di questi effetti. Sentiamo come suona.
Se seguite il mio canale da un po' di tempo saprete che sono uno smanettone a cui piace giocare con i tantissimi parametri del Fractal o anche di altri plugin, ma provando questo plugin mi sto rendendo conto che a volte la semplicità porta a focalizzarsi di più sui suoni e magari sull'improvvisazione rispetto ad avere magari centinaia di parametri a disposizione che poi mentre si sta suonando magari si ha difficoltà a controllare. Diciamo che i creatori di questo plugin secondo me sono riusciti benissimo nel loro scopo, perché si ha veramente tutto quello che serve a portata di mano e anche mentre si suona, come avete visto, si riesce a gestire i suoni e magari anche crearne di nuovi improvvisando con i controlli dei vari effetti. Diciamo si riesce a lasciarsi andare un po' di più. E a proposito di questo, una cosa molto interessante di questo plugin è che si può controllare sia via MIDI con un qualsiasi controller MIDI collegato al vostro computer o al vostro iPad, ma anche tramite il protocollo OSC, che consente sostanzialmente di controllare il plugin anche tramite una rete, che sia cablata o wifi, poco importa. E questa è una cosa più unica che rara nei plugin, perché veramente ne esistono pochissimi che supportano questo protocollo, quindi sicuramente una cosa molto interessante. E tramite questi controller, oltre a controllare i parametri, possiamo gestire questo che viene chiamato lo stage mode. In sostanza è una modalità che ci consente di avere una sorta di pedaliera virtuale per accedere ai vari preset, e possiamo anche creare delle scene in base alla canzone per richiamare diversi preset, e quindi su questi 6 tasti virtuali ci ritroviamo appunto 6 preset diversi richiamabili subito. Poi vedete che appunto cliccando il tasto delle impostazioni possiamo andare a settare tutti i messaggi per controllare questa pagina, che siano MIDI o OSC. E insomma, se volete approfondire, ovviamente sul manuale trovate le indicazioni su come fare. Infine, un'altra funzionalità più unica che rara, è veramente molto difficile da trovare nei plugin, è questo Dynamic Control. In sostanza, questo controllo dinamico ci permette di andare a variare alcuni parametri degli amplificatori o degli effetti semplicemente in base al pitch, cioè alla nota che stiamo suonando. Ad esempio lo posso attivare sul gain dell'amplificatore e da qui stabilisco in sostanza che livello debba avere il gain quando suono delle note basse, quindi per le parti ritmiche, e che livello di gain avere per le parti alte, che solitamente sono i lead. E questa è una funzionalità che finora sono riuscito a trovare praticamente soltanto sul Fractal, con la differenza però che sul Fractal è molto più complicato da settare. Qua invece si fa in maniera semplicissima, appunto si vanno a settare i 2 livelli e poi attraverso questo parametro smooth decidiamo quanto graduale debba essere il passaggio fra questi 2 livelli. Sentiamo come funziona. Come sentite, sulle parti basse il gain ce n'è pochissimo perché è settato al minimo, appunto, invece quando vado sulle note alte il livello di distorsione aumenta notevolmente. Ovviamente magari questi sono settaggi un po' estremi, quindi il risultato non è dei migliori perché essendo così estrema la differenza magari si sente appunto il tempo di passaggio fra un livello di gain e l'altro, nonostante lo smooth sia settato a 0, quindi diciamo dovrebbe essere il passaggio più veloce, comunque non è velocissimo. Quindi io vi consiglio comunque di non esagerare con questa cosa, anche perché ha poco senso. Diciamo, questa cosa è utile appunto per passare magari da una ritmica che ha una moderata quantità di distorsione per rendere ben intellegibili le note e poi andare a dare quel boost sui lead, appunto alzando un po' il gain, non troppo. Vediamo che infatti già così funziona meglio. Tra l'altro questa cosa
sempre con la stessa logica andrei a farla anche sul livello del delay e del riverbero, in modo da avere appunto le ritmiche molto secche e quando andiamo invece sul lead avere un bel po' di ambiente per renderlo più epico, tra virgolette. Tra l'altro sentite che il cambio di livello non va a tagliare le code del delay e del riverbero della parte lead. Ciò significa che hanno pensato bene anche qua di mettere il controllo del volume praticamente prima del feedback loop del delay, cioè in ingresso agli effetti. Ciò fa sì che appunto si comporti in questo modo. Mettendo il feedback al massimo si percepisce meglio questa cosa. Sentite che infatti continua nonostante le ultime note che abbia fatto siano state basse e secche, senza delay. Ovviamente oltre a queste cose che abbiamo visto le possiamo impostare su tanti parametri diversi, il gain e il volume dei due canali, il gain e il volume dell'overdrive e poi i livelli di chorus, phaser, delay e riverbero. Insomma davvero una funzione molto interessante, molto facile da usare e abbastanza completa, permette di fare delle cose davvero interessanti. E questo era tutto per quanto riguarda questo APFX primo. Faccio i miei complimenti ad Alessandro ed Edoardo, che sono i due ragazzi dietro a questo progetto, perché veramente dal nulla praticamente sono riuscito a fare un prodotto davvero fatto bene, un'interfaccia molto chiara che sfrutta bene gli spazi, con pochi controlli per amplificatori ed effetti che però sono molto effettivi, funzionano molto bene e permettono di avere tantissime sonorità diverse con pochi settaggi. Sia l'amplificatore nei suoi due canali che i vari effetti suonano tutti molto bene. Hanno fatto tante scelte azzeccate e anche un po' fuori dagli standard, diciamo così, come appunto quest'ultima funzionalità che abbiamo visto, che è davvero unica almeno nel mondo dei plugin, è implementata in maniera davvero impeccabile perché è facilissima da settare. È davvero, in generale, questo plugin per la sua facilità d'uso è davvero a prova di stupido. Come già dicevo prima, questa sua semplicità permette anche di avere sempre tutto sotto controllo a vista d'occhio e di poter intervenire al volo sui parametri anche magari mentre si improvvisa. Mi ha fatto tornare un po' ai tempi in cui avevo la pedaliera analogica, appunto magari mentre improvvisavo mi divertivo a girare le manopole per creare dei suoni strani o anche dei suoni che non avevo mai usato o programmato prima per adattarle al contesto dal vivo. Considerando che questo è il loro primo plugin, come il nome stesso dice, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, terrò sicuramente sott'occhio questa azienda perché sicuramente anche in futuro farà delle cose interessanti. Mi hanno confermato che stanno lavorando a nuovi plugin, quindi insomma, vedremo cosa avviene. Intanto, se volete provare o acquistare questo primo, trovate il link in descrizione. Vi ricordo che al momento è anche in offerta con uno sconto abbastanza sostanzioso, nonostante il prezzo già abbastanza basso del plugin. La versione per iPad è totalmente gratuita, quindi insomma sicuramente vale la pena sostenere una piccola startup italiana che è ancora all'inizio ma sta già dimostrando di saperci fare, insomma, quindi mi raccomando, almeno dategli un'occhiata. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video. Adesso che l'estate è finita, spero di riprendere a pieno regime. Come sempre lasciate un like se il video vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto,
Ci vediamo alla prossima. Ciao!